Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Quest'oggi andiamo a vedere come funziona il Launchpad sull'exchange Bybit e quali sono le condizioni per poter partecipare, ovviamente dopo la sigla. Sull'exchange bybit.com e andiamo a vedere come funziona il Launchpad. Esattamente come Binance, anche questo exchange ci propone questa soluzione per andare ad acquistare in pre-sale dei token che verranno successivamente listati all'interno dell'exchange stesso, quindi di Bybit. E come avviene solitamente in ogni Launchpad, su exchange ovviamente che hanno dei buoni volumi di scambio, successivamente al listing i token prendono un incremento di prezzo notevole. E questo permette a chi è riuscito ad ottenere dei token in pre-sale di poter vendere a un prezzo maggiorato il token e di ottenere un profitto. Ovviamente questa non è una regola, anche se la storia ci insegna che nella maggior parte dei casi avviene questo sistema. Per accedere al Launchpad bisogna cliccare su More e andare poi alla voce Launchpad. Proprio come Binance, dove bisogna detenere il token nativo dell'exchange, quindi BNB, per partecipare al Launchpad di Bybit bisogna detenere BIT, bisogna avere nell'exchange, nel portafoglio BIT. Ad oggi, come si evince dalla home page, hanno lanciato 8 progetti con quasi 2 miliardi di dollari movimentati e oltre 280.000 partecipanti. Scorrendo in basso sulla pagina vediamo i progetti che stanno per essere lanciati. In questo momento Casta. Cliccando il totale allocato per il Launchpad è di 25 milioni, il prezzo per un token Casta sarà di 0,04 USD. Cliccando su Learn More si avvia questa schermata. Qua sotto abbiamo il sito web del progetto, il white paper, termini e condizioni, le FAQ, come abbiamo visto prima, il token allocation all'interno di questo Launchpad, il prezzo, il cap user token allocation e il countdown alla sottoscrizione. Il cap per user è il massimo di token che si può tenere a utente. Bisogna ovviamente avere il KYC approvato all'interno della piattaforma e andando più sotto, nella voce sottostante si possono vedere i bit che deteniamo, in questo caso 0, e si può anche depositare. I termini e le condizioni vanno letti molto attentamente, quindi bisogna per poter partecipare avere un KYC di livello 1. La parte sottolineata ci va a indicare quanti token bit bisogna detenere nel nostro spot account, BiFi account e derivati, da a quale periodo di tempo. E bisogna detenere un numero pari o maggiore di 50 bit all'interno del nostro portafoglio. Esattamente come Binance effettueranno degli snapshot e alla fine del periodo ci verrà comunicato quanto avevamo come media di token bit. Alla scadenza del primo periodo ci verrà indicato la nostra media di bit e qua più a destra apparirà il tasto di assegnazione. Cliccando per l'appunto poi col tasto di assegnazione, allora solo in quel momento si parteciperà effettivamente al Launchpad e potremo acquistare i nostri token. Scorrendo più sotto abbiamo i periodi di assegnazione, la traduciamo anche all'italiano così facciamo prima. Abbiamo il periodo dello snapshot che ovviamente varia da progetto a progetto. In questo caso il nostro saldo deve essere uguale o maggiore di 50 bit all'interno dei nostri portafogli, quelli indicati, che vedete in sovraimpressione, dal 31/12/2021 al 4/1/2022. Il periodo di abbonamento, che sarebbe poi il periodo di assegnazione, è in questo momento che noi andiamo a partecipare al Launchpad. Come potete vedere la timeline è comunque molto vicina, quindi bisogna decidere in poco tempo, dove possiamo decidere di partecipare e assegnare un certo quantitativo di bit a questo progetto. Subito dopo avremo il periodo di distribuzione del token e verrà assegnato a seconda di questo calcolo. Ad esempio su Casta il tuo importo finale di assegnazione del token Casta
sarà l'importo di bit che ha impegnato diviso l'importo totale di bit impegnati da tutti i partecipanti per l'importo totale di casta assegnato per il progetto. E poi va a sottolineare che al massimo si potranno ricevere 9500 token. In base al risultato finale dell'allocazione dei casta, l'equivalente in bit corrispondente verrà detratto dal nostro importo impegnato, mentre l'allocazione di casta e bit rimanente verranno riaccreditati, esattamente come succede con Binance, sul nostro conto spot. Successivamente ci viene già indicato che ci sarà la nuova coppia spot, in questo caso casta USDT, e sarà attiva per la negoziazione il 5/1/2022 alle ore 12, ovviamente se le condizioni di liquidità sono state soddisfatte. Quindi abbiamo già anche la data e l'ora dell'eventuale listing. Correndo ancora più in basso si ha tutte le indicazioni del progetto che stiamo seguendo sul Launchpad. Abbiamo l'introduzione, i canali social, l'offerta circolante, la fornitura iniziale, il prezzo, il total allocation del Launchpad, il limite per utenti, il periodo di acquisizione, il tipo di token, la distribuzione. Per quanto riguarda il token BIT, attualmente ha un valore, mentre sto registrando questo video, di €1,60, con una supply di 10 miliardi di token, e ovviamente si può acquistare all'interno di questo exchange e in altri exchange. Partecipare a questi tipi di Launchpad vale la pena se si partecipa al snapshot già dal primo giorno e con un numero sufficiente di token, di bit detenuti. Più si hanno bit, ovviamente, più si ha la possibilità di ricevere più token in pre-sale, sempre seguendo il calcolo che abbiamo visto poco fa. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato utile. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per supportare il mio lavoro e se avete tempo e voglia unitevi anche alla nostra community Telegram e trovate tutti i link in descrizione. Noi ci vediamo presto. Ciao a tutti! Partecipa adesso di un'iniziativa che ho deciso di creare e portare avanti. Anni fa avevo piantato un primo albero con questa azienda italiana che si chiama Tridom, dove dà la possibilità a chiunque di acquistare un albero che verrà successivamente coltivato e piantato in una zona destinata a questi tipi di iniziative. L'albero piantato viene catalogato, geolocalizzato, quindi possiamo anche andare a verificare la posizione esatta dell'albero, e in più viene anche registrato in un registro pubblico per provare l'effettiva nascita, coltivazione e piantagione di quest'ultimo. Vi dico questo perché ho creato una foresta pubblica dove chiunque potrà piantare un albero in questa foresta, che ovviamente l'ho chiamata Bitcoin e Crypto Strategy. Chiunque voglia piantare un albero all'interno di questa foresta, aiutarmi a farla crescere, può cliccare sul link in descrizione dove atterrerà su questa pagina, sarà a cliccare pianta un albero e uscirà il catalogo di tutti gli alberi disponibili per le piantagioni, ovviamente con diversi prezzi. Chiunque voglia donare un albero a questa foresta ovviamente non avrà un ritorno economico, non è un investimento e neanche una rendita passiva. Aiuterà il nostro pianeta a respirare e lo renderà quantomeno un luogo più vivibile per le generazioni future. Inoltre ho deciso che ogni mese pianterò 5 alberi all'interno di questa foresta, sicuramente per tutto il 2022. E inoltre ogni 1000 iscritti al canale YouTube pianterò altri 5 alberi, sperando di vederla crescere fiorente insieme a tutti voi. E ci tengo inoltre a sottolineare che se deciderete di piantare un albero attraverso il referral link, io non guadagnerò un centesimo, è solo un link che vi permetterà di piantare un albero proprio all'interno della foresta del canale YouTube.